Saluto a tutti. Come sempre passiamo un paio di minuti in silenzio, senza fare niente di particolare, se non niente, stare con quello che viene, qualsiasi cosa sia, e lasciare che le cose accadano da sé. Va bene. Se ci facciamo caso, la nostra vita è punteggiata di domande che ci facciamo nell'affrontare le situazioni, e una delle veramente più frequenti domande è: come faccio come faccio a arrivare alla fine del mese con i soldi che mi rimangono? Come faccio a dimagrire? Come faccio a fare pace con mia moglie e mio marito dopo quella litigata? Come faccio a rilassarmi con tutte queste pressioni della vita e così via. Sono domande che non vengono esplicitamente notate, ma che sono continuamente attive mano a mano che incontriamo delle difficoltà. Queste difficoltà li viviamo appunto come dei problemi. C'è un problema: come faccio a trovare i soldi, come faccio a dimagrire, come faccio a fare pace? E questo problema mi sta di fronte e mi turba, mi rende inquieto. E allora noi, per rispondere a questa domanda, in genere applichiamo il nostro pensiero, la nostra analisi, la nostra investigazione, il nostro pensiero, diciamo, a quel problema, e il nostro pensiero è una tecnica, elabora una tecnica per risolvere quel problema. E quando succede che riusciamo a risolvere il problema sparisce. E allora ci sentiamo sollevati, ci sentiamo contenti, pronti naturalmente per il prossimo problema che la vita ci pone davanti al quale ci chiediamo: come faccio a risolvere un problema? Risposta: applico al problema una tecnica, una strategia, un pensiero che cambi la situazione a mio favore. Ora però, se ci fate di nuovo caso, noi abbiamo, un'idea irrealistica, che sappiamo che è irrealistica, ma non possiamo fare a meno a volte di, dircela dentro di noi, e cioè l'idea che quando finalmente tutti i problemi che continuano a presentarsi davanti a me saranno risolti, allora sì che sarò felice. Ora è chiaro che questo pensiero è irrealistico. Finché si vive, la vita è in continuo movimento, quindi continuamente ci pone nuove sfide, nuovi problemi, nuove carenze, nuove da superare, eccetera. Quindi non è realistico immaginare che ci sarà un momento in cui tutti i nostri problemi saranno risolti. Però nonostante questa constatazione, quando ci muoviamo a risolvere i problemi, dentro c'è sempre
quasi l'idea appunto, va bene, ma finalmente arriverò a un punto in cui sarà tutto risolto e sarò felice. Allora, questo pensiero ci suggerisce un'altra cosa, e cioè che dietro ogni specifico come faccio a, che noi continuamente cambiamo nella nostra vita, no? Come faccio a fare pace, come faccio a dimagrire, come faccio a trovare i soldi, e questi variano, sono sempre mete diverse. Ma dietro a questo c'è una domanda più ampia, più vasta, più profonda in tutti noi, che lo sappiamo oppure no. E questa domanda è: come faccio a essere felice? Come faccio a liberarmi della mia sofferenza? Come faccio a liberarmi del mio senso di mancanza, di incompletezza, che manca sempre qualcosa per essere felice? Questa è una domanda fondamentale che noi ci poniamo continuamente attraverso le tante specifiche situazioni che incontriamo nella vita. E dunque, come faccio a essere felice è qualcosa di molto universale e profondo per gli esseri umani. E sapete poi il punto è che questa domanda ne implica altre, senza le quali non è possibile affrontare questa domanda. Per esempio, implica una domanda ancora più fondamentale, che è: che cos'è la felicità? Che cos'è la felicità? Se ci fate caso, non è quello che noi chiamiamo il piacere, perché il piacere è un picco momentaneo. Ogni volta che proviamo un piacere, anche fortissimo, sappiamo che è un picco momentaneo che poi se ne andrà. Quando usiamo la parola felicità invece, noi vorremmo perlomeno diamo a questa parola un significato stabile. La felicità non è un momento per noi, la felicità è una completezza, è un punto di arrivo. E quindi non la confondiamo con il piacere. Certamente noi cerchiamo anche il piacere e ovviamente è un piacere anche evitare una sofferenza che ci affligge, uscire da una sofferenza. Quindi questo è quello che noi facciamo continuamente nella vita, uscire da uno stato di sofferenza e avere quindi il sollievo da quella sofferenza e, se possibile, ottenere un piacere. Questo è ovvio, è normale e naturale per l'essere umano, ma la felicità è diversa, per noi è qualcosa che di stabile, di completo. Ecco. E cioè la felicità è uno stato in cui finisce quel senso di mancanza e di incompletezza che ci tiene sempre in movimento nella vita. Ed è un senso di mancanza che non riguarda soltanto la sofferenza. È chiaro che quando noi soffriamo ci manca uno stato di non sofferenza, no? Quindi è un bisogno di uscire dalla sofferenza, ma anche quando noi, tutto sommato, non abbiamo delle sofferenze particolarmente, diciamo, forti, nonostante questo, non siamo felici, ci manca sempre qualcosa. Se voi chiedete a una persona normale che incontrate per strada e che sta bene in salute, non ha grossi problemi proprio di sopravvivenza, sei felice? Quella persona dirà no. E perché? Dice: perché mi mancano i soldi per fare la vacanza, un rapporto di coppia che non abbia gli alti e bassi, eccetera, oppure che mi manca un figlio che me va bene a scuola, oppure mi manca, cioè, ognuno di noi può fare un elenco, no, di che cosa ci manca per essere felici.
E dunque è chiaro che dietro alla domanda come faccio ad essere felice, c'è la domanda come faccio a sentire la completezza. E questo è una cosa molto difficile per il fatto che ovviamente noi siamo identificati con un io limitato. Crediamo di essere un io separato che è limitato sia nello spazio, perché finisce in genere nella nostra idea con la pelle del nostro corpo, per cui tutto quello che è oltre quella pelle non sono io, ed è limitato nel tempo perché sappiamo bene che prima o poi muore. E come fa un io limitato, finito, a sentirsi completo? Perché completezza, vuol dire tutto, vuol dire tutto. E allora questo io limitato che, viene perseguitato dal senso di mancanza e di incompletezza, cerca la completezza che vuol dire la totalità. Ma la totalità, il tutto è infinito, ovviamente. Allora come fa un essere finito e limitato a ottenere, a realizzare l'infinito? Ecco, e questo, ovviamente è veramente un'impresa impossibile, perché non siamo più di fronte a un problema. Il problema è insolubile, no? Cioè un essere finito non può inglobare l'infinito e quindi non può mai sentirsi completo. Quindi questo problema non si può risolvere e come diceva Wittgenstein, un problema che non si può risolvere non è un problema, punto. E io aggiungo, non è un problema questo è un mistero. Questo è un mistero perché il tutto, l'infinito, l'illimitato a cui aspiriamo per sentirci completi e felici, questo tutto non è conoscibile. Non è conoscibile per il semplice fatto che tutte le nostre conoscenze si trovano come una parte minima all'interno del tutto. Il tutto non è conoscibile perché non lo puoi mai vedere da fuori, ci stai dentro. E io faccio spesso l'esempio che tu puoi esaminare attentamente tutti i particolari della stanza in cui ti trovi, ma non ti dirà mai nulla della forma del palazzo dentro cui si trova la stanza. La conoscenza è come una stanza dentro un palazzo, quindi il tutto come illimitato è inconoscibile e quindi il pensiero non può mettersi a risolverlo. Oltretutto il problema è qualcosa che ci sta di fronte, è là fuori il problema che non ho i soldi per arrivare alla fine del mese, è là fuori il mio problema relazionale con mia moglie o mio marito. E quindi da fuori io applico il pensiero, una strategia e risolvo il problema. Ma il mistero ha questa particolarità, che il tutto include me e include le mie domande e include il mio pensiero. E quindi ovviamente non lo posso risolvere come un problema, perché il mistero non mi sta solo di fronte, sta nel cuore stesso del mio essere, come parte di quel tutto. Però quando qualcuno non si ferma alle domande specifiche, come faccio a diventare ricco, come faccio a diventare famoso, come faccio a essere stimato
dai miei amici, come faccio, eccetera, a essere potente, come faccio, insomma, se uno molte persone passano la vita da un come faccio all'altro, e sempre con questa strana idea che se risolveranno tutti i problemi, alla fine raggiungeranno uno stato senza problemi. Ora, molti così tutta la vita fanno questo. Altri invece, che si pongono quelle domande più profonde perché si rendono conto che tutto quello che possono ottenere di specifico, tutte le esperienze specifiche che possono fare nella loro vita, di tutte queste esperienze nessuna gli può garantire la quella felicità che cerca, allora capisce che c'è più in profondità la ricerca della felicità, come dicevamo prima, e capisce che la felicità è completezza, e capisce che un essere finito, come credo di essere un io finito, ha questo immane compito di raggiungere l'infinito. E siccome nessuna esperienza nel normale della vita, la ricchezza, il potere, la fama, quello che sia, può dare tutto questo, allora ci si rivolge alla spiritualità e si cerca qualcuno che risponda alla domanda: come faccio a essere felice? Come faccio a essere completo io? E nel mondo della spiritualità trova tantissimi insegnanti, maestri, quello che sia, e tantissime tradizioni che rispondono a questa domanda con delle prescrizioni. Come faccio a raggiungere l'infinito? Come faccio a raggiungere il tutto? Come faccio a raggiungere la completezza o Dio o il vero sé? I nomi sono diversi, ma sono sempre, indicano sempre quella meta. E allora ecco che vengono date delle prescrizioni. Fai X, Y, Z e prima o poi arriverai all'infinito, eccetera, eccetera, al sé, a Dio, quello che sia. Per esempio possono essere date istruzioni meditative. Pratica la meditazione. Con la meditazione la mente si allena a essere centrata, a essere concentrata. Questa concentrazione porta alla quiete, la quiete porta alla chiarezza e finalmente con la chiarezza potrai comprendere tutto. Naturalmente, come dicevo, il tutto non si può comprendere, ma questa prescrizione procede lungo tutta una via, naturalmente. Altri diranno non perdere tempo con la meditazione, perché è un processo, sì, che fa bene, ma è molto lungo. Sapete, la meditazione è un po' ripulire la mente, è molto utile nella vita, no? Bisogna vedere se può avere un effetto su diciamo, domanda: come faccio a essere felice? Veramente, come faccio a raggiungere il tutto? Perché, insomma, rischia di essere un qualcosa che ci dà la sensazione di fare progressi. Possiamo fare veramente dei progressi, ma non nella direzione voluta, in una direzione utile. Ma insomma, se io posso ripulire il mio computer con un antivirus, lo posso eliminare i vari file che non servono, posso rigenerare la sua batteria e renderlo perfetto. Ma se io devo cucinare un piatto di pasta, tutto questo non mi aiuta minimamente a fare un piatto di pasta. Perché? Perché non è lo strumento per fare quello. E quindi altri diranno:
Ma invece di fare un percorso lungo con la meditazione, quello che ti serve è investigare chi sei, perché il problema è che tu hai di te un'idea sbagliata della tua identità. Quindi esamina attentamente, analizza, rifletti, investiga chi sei e prima o poi capirai che non sei quello che hai sempre creduto, ma sei altro e questo altro ti porterà alla vera conoscenza. L'investigazione del sé invece che una pratica meditativa lunga, eccetera. È solo che anche l'investigazione del sé, come la pratica meditativa, è una prescrizione all'io separato di fare qualcosa per raggiungere il tutto. E il problema fondamentale è che l'io separato non può raggiungere il tutto, sia perché si vive come finito, come dicevamo prima, sia perché non è mai fuori del tutto, è sempre completamente immerso nel tutto. Non è che c'è il tutto da una parte e l'io dall'altra, l'io è dentro il tutto, è un'attività del tutto. Quindi capite che nel momento in cui si danno delle prescrizioni, rispondendo alla domanda come faccio a raggiungere il tutto? Risposta, fai questo, meditazione, fai quest'altro, investigazione o altro ancora, no? Che cosa fa? Se io rispondo così, io mi sto rivolgendo a un io che si crede separato e dandogli da fare delle cose non faccio che confermare il fatto che lui è un io separato che è in grado di fare o non fare certe cose. Cioè non faccio che confermare quella illusoria immagine di sé che è l'unico ostacolo a vedere che non c'è bisogno di raggiungere niente perché il tutto è già quello che io sono. Capite? Dare una prescrizione a un io che chiede come faccio a raggiungere il tutto crea due tipi di illusione. Il primo, che io posso veramente fare qualcosa per raggiungere il tutto, perché si sta rivolgendo a me come un io separato. E la seconda illusione è che in qualche modo questo fare dell'io possa produrre come risultato il tutto, il raggiungimento del tutto, possa cioè avere un effetto. Il tutto spesso viene chiamato nelle tradizioni l'incondizionato. Incondizionato vuol dire ciò che è totalmente libero, assoluto, è absolutus, vuol dire sciolto da qualsiasi cosa, completamente libero. E quindi il tutto non può essere condizionato da niente, perché non c'è niente fuori del tutto che possa essere la causa del tutto, capite? Quando dico tutto, è tutto, non c'è niente fuori che lo possa causare. Ed è per quello che il tutto è libero, per quello che il tutto è incondizionato. L'idea che io possa fare qualcosa per raggiungere il tutto mi crea l'illusione che io sono qualcuno in grado di farlo e sono un essere limitato. Due, che questo è un percorso che mi deve portare a una meta che non è già qui. E tre, che quello che faccio causerà in qualche modo il tutto. Quindi un cambiamento del tutto. Quindi da questo punto di vista prescrivere significa confermare un'illusione. Confermare un'illusione in qualche modo, vedete, eh sì, è un po' come il mare con le onde, no? Cioè l'io separato, che è una immagine che abbiamo di noi stessi,
L'io separato crede di fare, di agire, di scegliere, e in queste sue azioni si manifesta, cioè l'io separato in realtà è un'azione, è una serie di azioni. È una serie di azioni: andare, mangiare, parlare, fare, scegliere, alle quali viene attribuito un soggetto a parte da queste azioni. Cioè, l'io separato vuol dire che non c'è soltanto mangiare, scegliere, fare, andare, ma a parte questo c'è un io che le fa, no? Come quando gli inglesi dicono it rains, ci ammettono un soggetto neutro, it, che compie l'azione di piovere. Poi in realtà sappiamo che c'è solo piovere, non c'è bisogno che ci sta qualcuno o qualcosa che produce, che compie l'azione di piovere. Piove, punto. Ecco, quindi l'io è semplicemente una serie di azioni che però hanno questa specie di idea di un io che le fa, ma questa idea di un io che le fa è collegata al fatto che l'io non deve mai smettere di fare, perché quando l'io smette di fare, essendo solo un'azione, scompare, e tante volte nella nostra vita quotidiana l'io scompare. Ma tante volte noi facciamo delle cose, ma non c'è quell'azione che dice sono io a farlo, sono io a farlo, e quelle cose si fanno e basta da sé. Questo è un po' il non fare poi di cui parlavano i taoisti, per esempio. Vuol dire non fare, astenersi dal fare, perché anche quella è un'azione, no? No, è che le cose si fanno da sé, senza bisogno di pensare che ci sia a parte un io. Quindi questo io è un'azione che continua, ma quando l'azione cessa, quell'io si sospende, scompare, e quindi l'io deve sempre creare una concatenazione di cose, no? Ecco perché si chiede come faccio a, perché deve fare tutta una serie di cose. E allora il mare, che è il tutto, è chiaro che produce le onde. Immaginiamo che ogni onda sia un io che si crede separato. È ovvio che l'onda non è separata dal mare, ma non è neanche un'entità. Non è che l'onda è un'entità non separata dal mare. L'onda non è un'entità, è un'azione del mare, è mare che ondeggia, punto. E l'io separato è il tutto che ondeggia. Quindi l'idea che invece l'io debba fare qualcosa per raggiungere il tutto non fa che rinforzare l'idea balzana che un'onda che si vive separata dal mare debba raggiungere il mare. E l'idea di produrre attraverso le prescrizioni che mi vengono date, acquisire progressivamente una competenza, apprendere progressivamente come fare per raggiungere il tutto, significa creare un'apparente causalità verso il tutto, quando è vero il contrario, è il tutto che fa l'io, è il mare che ondeggia. Ecco. Nello stesso tempo, per rimanere nel mare, anche l'idea stessa che l'io, attraverso la meditazione, attraverso l'investigazione del sé o altro, possa conoscere l'incondizionato, possa conoscere il tutto, come dicevo prima, è irrealistica. La mente, che è questo meraviglioso strumento di conoscenza che noi abbiamo, ma la mente è un po' come una rete gettata nel mare che prende pesci. I pesci sono i vari concetti, le varie conoscenze che la mente con la sua rete riesce a prendere. Ma la rete non potrà mai prendere l'acqua che ci passa attraverso e non ha forma. La mente può solo prendere pesci.
ma l'acqua che sostiene i pesci, che sostiene la rete gettata, è totalmente invisibile alla mente. E quindi come può un pesce catturato dalla rete della mente dire qualcosa di che cos'è l'acqua del mare? Ecco, tuttavia, bisogna ammettere che anche in chi si comprende che le normali mete che si raggiungono nella vita, persino le più ambite, non danno la felicità e si rivolgono al mondo della spiritualità e continuano dietro le varie domande che possono fare su come si medita, su che cosa succede, su che senso ha la vita, eccetera. Ma dietro a tutte queste domande, chi è onesto spesso riconosce che c'è la solita: come faccio io a essere felice? Il bello è che a volte nella storia di un personale di qualcuno il sapore della libertà si fa intenso e se qualcuno è visitato da questa evidenza di quest'acqua che è oltre che non è che la mente non può catturare, eccetera, a volte ci si accorge dell'acqua. E è un'esperienza che viene vissuta ovviamente nei termini della propria storia personale. In un certo momento della propria vita l'io si sospende e si crea un varco dove diventa evidente il tutto che è sempre qui. Ma quando questo sapore della libertà si fa evidente, è facile cadere nell'errore di credere che la sequenza degli eventi che nella propria storia personale aveva preceduto questa apertura ne sia stata la causa. Per cui chi ha meditato magari per anni dirà che per raggiungere tutto questo, la domanda come faccio a raggiungere, la risposta è meditare per molto tempo. Per chi avrà invece investigato per tanto tempo la domanda chi sono, il sé, dirà che occorre investigare. Per chi invece non ha fatto niente di particolare, non si è mai occupato magari di spiritualità, beh, costui dirà che occorre essere spontanei ed evitare assolutamente di fare ogni pratica, capite? Quello dipende da quello che veniva prima. Ma chi non cade in queste trappole si accorgerà che c'è sempre stata soltanto la libertà del tutto, dell'essere, svincolata da ogni tentativo da parte di un io apparentemente separato di raggiungere quello che è già qui. Quindi capite che l'assoluto è l'irruzione quando succede che una persona ha un'apertura all'evidenza di ciò che è come l'irruzione del senza tempo, ma nelle coordinate del tempo della propria vita, capite? E quindi mentre il tutto è sempre solo adesso, qui, e quindi non è nel tempo, però quando io ho una esperienza che lascia il passo a questo vedere che non è dell'io, è un vedere impersonale, però si manifesta, allora è chiaro che per me che vivo nel tempo la mia vita come una successione di episodi, l'assoluto si evidenzia dopo, ma non a causa di pratiche interiori, capito? Per chi ha praticato.
nella mia gabbia temporale mi sembra che l'assoluto, quello che è, insomma, intendiamoci, sia venuto dopo, per esempio anni di pratica meditativa, ma non a causa di, perché non è nel tempo. Nel tempo è questa specie di fine momentanea oppure più consistente della idea balzana di essere un io separato, ma quella avviene nel tempo, ma quello che si rende evidente quando, quando l'io si sospende, beh, non è nel tempo, no? Altre volte non avviene dopo anni di pratica, avviene dopo magari una conversazione che smaschera immediatamente l'irrealtà di un io separato e soprattutto l'impossibilità che questo io possa fare qualcosa per raggiungere quello che è già qui. E allora accade tutto semplicemente, senza alcuno sforzo, senza nemmeno sapere, a volte accade senza nemmeno sapere come, quando e perché. Ed è questo l'incanto dell'inconoscibile. Quindi abbiamo detto che le prescrizioni, ovviamente, se sono prese come una pratica di progressivo apprendimento, vedete, seguono lo schema temporale dell'apprendimento. No, cioè è chiaro che se io voglio imparare il pianoforte, comincio, mi alleno e più passa il tempo, più acquisto una competenza, più apprendo e più so suonare il pianoforte. Ma applicare questo alla domanda come faccio a raggiungere il tutto che è già qui, non fa che dilazionare qualcosa che è evidente, perché mi faccio l'idea che prima di raggiungere il tutto devo apprendere una via, una tecnica, un percorso, una serie di esperienze che finalmente mi porteranno al tutto. E tutto questo non fa che rinforzare che cosa? Quel senso di incompletezza che mi impedisce di essere felice, perché finché mi trovo in un percorso per raggiungere la felicità o il tutto, è ovvio che non è qui e dunque mi sento incompleto. Mi manca quella felicità e allora faccio una serie di cose per raggiungere quella felicità, ma finché faccio quelle cose io mi sentirò incompleto. Quindi, come dico spesso, non soltanto noi, diciamo, cerchiamo perché ci sentiamo incompleti, ma ci sentiamo incompleti perché cerchiamo. Perché se smettessimo di cercare, ci accorgeremmo che quello che cerchiamo è sempre stato qui. Naturalmente non è così semplice, perché alcuni prendono come una prescrizione anche questa: smetti di cercare, smetti di praticare. Ma smettere di cercare, smettere di praticare, diventa un'altra forma di pratica per raggiungere qualcosa. E capite bene che se io dico: "Ah, ho capito adesso l'io", no, l'io separato dice: "Ah, ho capito, devo smettere di cercare e allora dopo arriverà quello che cerco". Capite che è una forma molto sottile di ricerca smettere di cercare. Non è vedete, non è che l'io possa fare qualcosa. Se l'io crede che possa ottenere quello che desidera smettendo di cercare, capite che è una forma di ricerca anche quella. È un prima che deve essere seguito da un dopo che sarà e oltretutto quando l'io smette di cercare sta agendo, continua ad agire come un io separato che crede di poter fare qualcosa per far venire quella meta
che lui sposta sempre un po' più in là dell'adesso. Quindi le prescrizioni non fanno che rinforzare questo meccanismo illusorio di un io che si sente incompleto e che deve cercare, e che mentre cerca non si sente incompleto, ovviamente. Diverso è quando non avviene una prescrizione. Se immaginate due commensali a tavola e uno dei due dice: senti, ma dov'è il sale? E l'altro gli dice: guarda, sta proprio lì davanti a te. Questa non è una prescrizione, è una indicazione. Se l'altro dice: oh, io sto guardando ma non lo vedo bene, non lo vedo il sale, e l'altro gli dice: guarda, non ti preoccupare, ti assicuro che sta lì, vedrai che prima o poi lo vedi. Anche questa non è una prescrizione, è un'altra indicazione. Ma invece la prescrizione di guardare meglio, guardare più in profondità, guardare più nel dettaglio, questo crea di nuovo il problema della prescrizione. Vi faccio un esempio per capire bene come funziona la cosa. Adesso vediamo se riesco a condividere lo schermo. Allora, faccio vedere solo 3 figure e poi ci ragioniamo sopra. Sono le famose figure ambigue. Qualcuno di voi vede in questa figura un suonatore di sassofono. Qualcun altro invece vede un volto di donna. Chi vede una figura immediatamente può vedere l'altra subito, oppure ci può mettere un po' di tempo per vederla. Adesso vediamo se riesco. Ecco, questa qua. Aspettate che ho ingrandito troppo. Ecco. Alcuni ci vedono una donna vecchia, altre persone ci vedono una donna giovane che sta guardando altrove. Io ci vedo una donna giovane, una donna vecchia. Una vecchia però non riesco a vederla. Lo so, quindi ne vediamo una. Perché c'è la bocca e quel taglio sul collo, vedi? Tu la vedi la giovane di spalle, invece la vecchia è di profilo. L'occhio della vecchia e l'orecchio della ragazza. Poi questo, credo che la maggior parte delle persone ci vedono un indiano. Io, aspettate che come al solito, un indiano, ma questa figura è anche un eschimese che si affaccia sulla notte. Allora, può succedere con una di queste figure il fatto che voi ne vedete immediatamente una, ma l'altra non riuscite a vederla. Come faccio a essere felice, a vedere il tutto? Come faccio a vedere l'altra figura? Allora ci può essere qualcuno che vi prescrive di guardare meglio. Se voi prendete questa istruzione di guardare meglio come una pratica progressiva nel tempo, voi vi mettete a esaminare tutti i dettagli della figura che già vedete, e questo diventa un ostacolo ad accorgervi dell'altra, perché per accorgervi dell'altra dovete uscire dalla logica della prima figura e dimenticarvela. E questo non lo potete fare andando a osservare i dettagli della figura che già vedete, perché vedrete sempre una bocca, un naso,
un occhio e non vedrete un nastro sul collo, un orecchio, eccetera. Capite? Quindi la questione di delle figure ambigue ci fa vedere che praticare una osservazione più dettagliata di ciò che già vedete vi incastra sempre di più in ciò che già vedete. Ecco perché la prescrizione di guardare meglio come pratica progressiva diventa controproducente, perché più ti sforzi di accumulare i dettagli, meno probabilmente riuscirai a vedere la figura che ti è nascosta. Diverso è uno che ti dice: ti assicuro che è tutto lì, non manca niente, ci sono tutte e due le figure. Allora magari ad ogni istante hai la possibilità di guardare il disegno come se fosse la prima volta e senza nessun accumulo di esperienza, senza nessun apprendimento. E allora all'improvviso, ecco, vedi quello che era nascosto e ti meravigli che non te ne sei accorto prima, di non essertene accorto prima. Bene, anche certe espressioni che si chiamano nella tradizione del Vedanta Mahavakya, le grandi frasi che si trovano nelle Upanishad e che vengono usate spesso come pratica nella tradizione vedantica, per esempio Tattvamasi, tu sei quello, Brahman Asmi, io sono il Brahman, oppure io sono, oppure per andare a esponenti moderni, I am that, io sono quello di Nisargadatta, oppure all there is this, tutto ciò che c'è è questo di Tony Parsons, no? Allora, queste affermazioni, chiaramente tutto dipende, capite, dall'atteggiamento che ci si mette con queste cose. Se si prendono come delle pratiche progressive nel tempo per apprendere progressivamente qualcosa o come ripetizioni di un mantra e che se io lo ripeto a furia di ripeterlo mano a mano accumulo un'esperienza che prima o poi maturerà nel vedere la realtà di queste affermazioni, siamo al vedere i dettagli della figura che già vediamo, capite? Sforzarsi di investigare, sforzarsi di osservare, eccetera. Invece possono essere viste queste frasi come semplici inviti estemporanei a riconoscere ad ogni momento l'evidenza di ciò che ti è apparentemente nascosto. È lì. La figura è lì. Ti assicuro che è lì. Poi non ci riesci? Adesso, guarda, adesso e adesso e adesso. E a questo punto forse ci può aiutare un'altra metafora che ci può chiarire ancora meglio questa cosa. Immaginate di avvicinarvi alla finestra, va bene? Voi potete guardare il panorama attraverso la finestra, per esempio gli alberi, le nuvole, le case, i tetti, le automobili, le persone, oppure potete guardare sul vetro della finestra il riflesso, il vostro riflesso. Sono due cose molto diverse, no? Immaginiamo adesso, per usare questa metafora, che la nostra normale esperienza della realtà sia come guardare il panorama attraverso il vetro della finestra e che
invece scorgere il riflesso del nostro vero sé sia guardare la nostra immagine riflessa sul vetro, cioè la meta. Noi normalmente immaginiamo, non ce ne accorgiamo di questo, non ci pensiamo che sul vetro posso vedere l'immagine riflessa di me, e invece usiamo guardare attraverso il vetro il panorama. Però vogliamo conoscere il nostro vero sé. Andiamo in un contesto spirituale e ci danno delle prescrizioni e ci dicono: devi guardare meglio, devi guardare meglio. Quindi osserva attentamente, con la consapevolezza, con la mindfulness, con l'attenzione, con quello che volete, osserva sempre più dettagliatamente la tua vita di momento in momento e vedrai che prima o poi vedrai il tuo sé. E così noi cominciamo a guardare dalla finestra la forma specifica di ogni nuvola, i comignoli di ogni tetto, come sono vestite le persone che passano, i colori delle automobili, le singole foglie degli alberi, e in questo modo noi sempre più poniamo la nostra attenzione su quegli oggetti che osserviamo nei dettagli più specifici, e che nella vita è importante conoscere bene i dettagli di una situazione, quindi non è una perdita di tempo, ma come ci può aiutare tutto questo a vedere il nostro riflesso sul vetro? Il contrario, perché ogni cosa che noi osserviamo e ogni volta che andiamo a cercare i dettagli, continuiamo a confermare che occorre guardare attraverso il vetro e non sul vetro. Dove può succedere per caso che una volta che uno si avvicina alla finestra, vede all'improvviso il proprio riflesso. Capite? È interessante questa metafora, perché vedere il riflesso sul vetro anziché il panorama attraverso il vetro ha due caratteristiche interessanti. Non è un processo di apprendimento progressivo nel tempo, è istantaneo. O lo vedo o non lo vedo. Due, non è nascosto in profondità. Non devo andare a scavare nei dettagli sempre più in profondità per vedere questa cosa che è nascosta, ma è evidente in superficie, e non è più vicino a me delle cose ordinarie che vedo, capite? Questo è il problema per chi dice non lo vedo. La figura è lì, e non solo è lì, ma è più vicina a te di tutto quello che vedi nel panorama, ed è proprio per quello che non la vedi. È in superficie, non è in profondità. Non c'è bisogno di scavare, non è qualcosa di nascosto, è evidente. Ecco perché Tony Parsons usa la metafora dell'open secret, no? Il segreto di Pulcinella, il segreto aperto, perché è perfettamente visibile, ma è qui. Poi possiamo anche aggiungere qualcosa, che il vetro può essere paragonato alla nostra mente, che ci permette di vedere, di percepire tutta la realtà che noi vediamo. Quando la mente è rivolta verso l'esterno, diciamo così, percepisce tutta la molteplicità delle situazioni, delle cose. Quando la mente si volge verso la sua sorgente, la sua origine, allora è possibile che si manifesti più chiaramente ciò che già c'è, e cioè il riflesso della coscienza sulla mente, che noi in genere chiamiamo il testimone, cioè quell'io sono che osserva
tutte le cose e che è il testimone di tutte le cose, l'osservatore. L'osservatore è il riflesso della luce della coscienza sulla mente e appare questo osservatore con cui io mi identifico in genere, no? Noi ci identifichiamo con l'osservatore di tutto, non sto parlando della vista ovviamente, con colui che percepisce tutto. Osservatore è una parola testimone, colui che vede, sente, ode, eccetera, e poi questo osservatore, questo testimone, che sono io, lo identifico ulteriormente con i limiti del corpo e della mente. E penso di essere un testimone che sta dentro una mente e un corpo, eccetera, eccetera. Una volta che magari mi accorgo che il testimone non si esaurisce nel corpo e nella mente, perché anche il corpo e la mente appaiono dentro al testimone. Cioè il corpo di che è fatto? Di sensazioni fisiche. Le sensazioni fisiche, se le percepisco, accadono nella mia coscienza, no? E così anche i pensieri. Tutto ciò che è corpo e mente appare dentro al testimone. Quindi il testimone può accorgersi di non essere esclusivamente quelle sensazioni che si chiamano corpo e quelli pensieri che si chiamano mente, ma di essere tutto ciò che appare, compreso il mondo. Però, e quindi non si identifica con la persona fisica, può capire di non essere la persona fisica, fino a lì la mente ci arriva, ma non può andare oltre il testimone, perché il testimone, ripeto, per usare una metafora, è il riflesso della mia immagine sul vetro della finestra, cioè è il riflesso della coscienza, chiamiamola così, della luce che chiamiamo coscienza sulla mente. E quindi quando io vedo il mio riflesso sul vetro, ovviamente non sono io, è il riflesso del mio sé sulla mente, perché quella luce di coscienza apparentemente si limita riflettendosi su quella mente, come, per usare una metafora che usavo in un altro dei nostri incontri, la luce del sole la mattina si riflette nelle 1000 gocce di rugiada, ognuna delle quali ha un puntino luminoso che sembra sia dentro le gocce di rugiada, e quindi limitato a una goccia di rugiada per volta, ma in realtà la luce del sole non ha forma, è una sola e appare come molti. Ecco, quindi in questo senso, oltre, dietro, prima del vetro in cui si riflette la mia immagine, ci sono io. Questo io è uno spazio senziente che non ha forma ed è per questo che può percepire tutte le forme, fino a che persino la parola io perde di senso. È un po' come se noi diciamo io sono questo e per questo intendiamo il tutto, cominciamo con l'io, poi questo io diventa sono, cioè un senso di esserci, e quando si arriva al questo l'io non c'è più, c'è solo il questo. È un nulla che appare come tutto. Nulla non nel senso che non esiste ovviamente, è un nulla nel senso che non avendo forma non è conoscibile. Bene, io mi fermo qua e oggi stasera è andata bene non ci sono stati problemi tecnici, speriamo di continuare così, e se volete fare delle domande fatele, oppure delle osservazioni. Potete da soli riattivarvi il microfono. Sì, allora chi vuole fare una domanda o chi vuole fare un'osservazione si prenota prima in maniera che Olivia può dare la precedenza, eccetera. Si prenota non scrivendo quello che vuole dire, semplicemente col proprio nome. Dopodiché
attiva il proprio microfono quando gli dà la parola Olivia, e gli altri è meglio che lo tengono spento perché così non si creano problemi. Allora c'è Ilaria che si è prenotata. Ciao Mauro, ciao a Sì, tutti, ciao Ilaria. buonasera, ciao. Io ho una domanda, cioè una cosa che mi è venuta in mente mentre tu dicevi le cose che accadono da sé, e il tema che mi viene in mente è il tema della responsabilità, cioè in un certo senso c'è una sorta di inevitabilità delle cose che accadono, cioè la vita che accade, che si manifesta attraverso un io che in qualche misura non ha scelta, no? Cioè che non esistendo, fra virgolette, si fa tramite di qualcosa che avviene. Il tema della responsabilità mi viene in mente una cosa un po' estrema, cioè uno che fa qualcosa di molto grave, non so, uccidere qualcuno, cioè fare degli atti veramente estremi. Cioè c'è un soggetto in quel caso, cioè c'è un soggetto responsabile o è l'ego responsabile dell'azione? Cioè è qualcosa che avviene a prescindere dalla volontà del soggetto che la compie in qualche misura? Non esiste nessun ego da un punto di vista di quello del tutto che si manifesta nella sua enorme libertà. Non c'è un io che scelga di fare qualcosa. Non c'è proprio un io che scelga, perché l'io come percezione di me appare, scompare e accade come tutte le altre cose. Quindi non è che l'io sia, come hai capito anche tu poco fa, l'hai detto, ma non è che c'è un io che è responsabile delle sue azioni, o c'è un io che non è responsabile delle sue azioni. Semplicemente non c'è un io. E quindi il problema della responsabilità o della irresponsabilità non si pone. Ovviamente l'io c'è come costruzione della mente, cioè la mente costruisce l'idea di essere un io separato. Probabilmente questa idea ha una, come dire, una funzione di aiuto all'organismo per sopravvivere, perché immaginare che ci sia un centro decisionale, eccetera, eccetera, ovviamente semplifica la percezione di sé, della realtà, eccetera. Però in realtà le scelte accadono da sé, le decisioni accadono da sé, l'applicazione della volontà, a volte che scelta abbiamo noi? A volte vorremmo applicare la volontà e non funziona, altre volte funziona. Allora sto io che ci sta a fare, a parte. Quindi per non scomodare poi l'idea che tutto è interrelato e collegato, tutte le azioni che noi facciamo hanno una storia nella nostra vita, eccetera, eccetera. Però ecco, questo non vuol dire che uno non si senta responsabile. Cioè noi nella nostra vita ci sentiamo responsabili delle azioni che compie questo corpo-mente, no? Sì. Ecco, allora questo sentirsi responsabili anch'esso accade da sé. Okay. Ed ha una funzione molto importante, anche il senso di colpa, la cosiddetta voce della coscienza, cioè una specie come la nostra, che per esempio, a differenza di moltissima, cioè la maggior parte delle specie non compie omicidi intraspecie, cioè una specie caccia un'altra specie. Soltanto noi
e per esempio gli scimpanzé, cioè altri tipi di, purtroppo, da cui noi pare che deriviamo evolutivamente, solamente noi e qualche primato hanno gli omicidi all'interno della specie. Quindi è abbastanza, diciamo, prevedibile che si sia sviluppato nel tempo una selezione naturale in cui le persone acquistano dei sensi di colpa, dei sensi di responsabilità per, diciamo, preservare la specie, altrimenti si estingue quella specie. Quindi diciamo che il nostro senso di responsabilità va benissimo, il nostro senso di stare alle regole, c'è dietro tutta una strutturazione dei rapporti, no? L'etica, eccetera, così, ma però vedi, il punto qual è? Che se io penso di essere un io separato, responsabile delle sue azioni, riterrò anche gli altri degli io separati responsabili delle loro azioni. E quindi dividerò il mondo in carogne e santi, in buoni e cattivi. Ora, non è che se tu hai di fronte un serial killer, non c'è bisogno di pensare che sia un mostro, che sia cattivo per metterlo in condizioni di non nuocere. È evidente che se c'è uno che se ne va in giro a ammazzare gente, oppure addirittura di massa, come può essere il famoso Hitler che viene spesso, no, fatto, è chiaro che ci sarà un movimento per metterli in condizioni di non nuocere, spontaneo e naturale, altrettanto come quello che l'ha fatto, ma non c'è bisogno, oltre a questo, di immaginare che ci sia un'entità separata, responsabile e cattiva che ha fatto tutto quello. Sì, tra l'altro spesso si tende anche a fare della dietrologia, cioè a cercare delle cause affinché appunto Hitler ha fatto quello che ha fatto alla luce di una storia personale, no? Cioè, e sempre un po' cadere nella volontà di cercare per forza razionalmente delle motivazioni di causa ed effetto e temporali nelle azioni, no? Quando invece No, quello però diciamo che è chiaro che il concetto di causa ed effetto è una semplificazione della realtà, però è vero anche che noi possiamo investigare senza voler essere deterministi in maniera così che ne so, molti pedofili pesanti, da piccoli hanno ricevuto degli abusi sessuali. E allora è possibile che una volta che hanno vissuto questo annientamento di se stessi da parte di un adulto e si sono sentiti degli oggetti e non più delle persone, qualcosa dentro di loro può aver detto: io non mi sentirò mai più così. E l'unico modo per rassicurarsi di non essere mai più una vittima è diventare un carnefice, perché in quel modo sei sicuro che non sei più una vittima. Allora, è chiaro che ogni comportamento umano, non può avere una concatenazione solo di cause, è tutto l'universo che in quel momento converge in quella situazione. Però non è, dal punto di vista pratico della nostra esistenza, in cui causa-effetto ci serve pure per muoverci nella realtà, e comprendere queste cose può aiutare a capire che c'è un flusso anche impersonale di eventi che in qualche modo poi si trasformano in un flusso altrettanto impersonale di comportamenti, insomma. Okay. Io faccio spesso, non so se l'avevi già sentita, non mi ricordo, la metafora lì del taoista, del barcaiolo. Ah sì, quella delle barche vuote. Ecco, no? Cioè un conto è che io vedo che nella nebbia mi viene contro una barca e mi arrabbio contro il guidatore dicendo che è un disgraziato, no? E poi a un certo punto che devo fare? Se quella continua a venire contro di me, mi devo scansare. Un conto è che io vedo quella barca vuota e mi scanso.
ho sprecato molte meno energie. Sì, sì, sì. Ok, grazie mille. Volevo dire che tu questi pensieri mi hanno fatto venire in mente alle mie tribolazioni, faccio il vaccino, non faccio il vaccino, alla fine sono andata a fare il vaccino, ma non so attraverso quali pensieri, è durato una ventina di giorni questo. E poi una mattina mi sono alzata e mi sono prenotata e sono andata. Va bene. Non avevi scelta. Non avevo scelta, esatto. E mi sono pure AstraZenecata, cioè neanche ero partita, no, faccio solo il Pfizer, alla fine invece AstraZeneca. Va bene, adesso si Un era attimo, prenotato. faccio entrare il cane, se no mi disturba. Ok. No, perché se grattano alla finestra è peggio ancora che se stanno dentro la stanza, quindi... Certo. Si era prenotato, oh che bello che è. Si è prenotato Arman. Ah, Ciao Mauro. Armando, salve, non ti vedo. Eccomi qua. Eccolo, sì. Allora, mi è venuto in mente una metafora, appunto, visto che tu citavi delle metafore prima, una simpatica di Mullah Nasreddin, non so, sicuramente le conosci questo personaggio, che è un personaggio ovviamente inventato diciamo, nella pratica islamica, probabilmente, non so, del Medio Oriente, che è un personaggio buffo, ovviamente fa barzellette, però nelle sue barzellette ci sta la morale, diciamo che c'è un insegnamento. Allora si diceva che Mullah Nasreddin aveva perso i suoi occhiali e lo stava cercando nella stanza dappertutto e non lo trovava. Alla fine si arrabbia, infuriato, chiama la moglie e dice: aiutami a cercare gli occhiali perché non li trovo. A un certo punto, insomma, la moglie entra e dice: ma come non li trovi? Ce l'hai addosso? Allora lui dice: certo, se non ce l'ho addosso, come faccio a riconoscerlo quando lo trovo? Allora, questo fatto degli occhiali mi è venuto in mente il fatto che potrebbe essere un mezzo per, cioè, dimmi se sbaglio, insomma, tutto quello che hai cercato di dirci stasera in sostanza non è quello di cercare, ma è quello di riconoscere, mettersi in condizione, che però anche quella è un'azione alla fine, anche quella alla fine è un'azione, cioè forse non fare nulla e fare in modo che le cose accadano, ma non in senso di nulla, in senso appunto negativo del termine, ma il fatto di riconoscere il proprio stato, che già è qui sempre. Questa è la cosa più difficile. E non so cosa puoi consigliare da questo punto di vista. Per esempio in musica, che io sono musicista, perciò mi viene a dire questo, con semplice limpidità, che lui alle prove diceva che le prove non sono altro che una serie di negazioni per arrivare a riconoscere la verità che esce poi, no, dopo, spontanea durante l'esecuzione. Cioè lui alle prove non faceva altro che diciamo, sgridare, tra virgolette, ai musicisti dicendo questo no, questo no, questo no, cioè togliere affinché poi spontaneamente esce fuori quello che deve uscire. Che accade da sé quasi. Esatto. Tra l'altro, cioè, faceva sì che dall'orchestra poi venisse fuori qualcosa di spontaneo. Esatto, modo, no? esatto. Unico, no, va poi. bene, ma sì, diciamo che non c'è un modo, non c'è una prescrizione. Perché in realtà non deve accadere niente, non accade mai niente, il tutto è sempre qua, non accade mai niente.
Una cosa che può accadere, per esempio negli incontri che facciamo, è un vedere, non da parte dell'io però, è da parte di quella cosa dentro di noi che già sa, che non è l'io. È un vedere la totale futilità e irrilevanza di tutto ciò che l'io può fare per far accadere ciò che è già qui. Quindi il riconoscimento di cui tu parli può accadere, no? Nel senso di vedere che qualsiasi cosa l'io possa fare o non fare non otterrà mai quella meta che si è prefissato, perché non è una meta, perché è un mistero, e il mistero è sempre qui, ed è già qui. Allora, questo è possibile che nel momento in cui l'io... La mente, ecco, Nisargadatta diceva, la mente può solo vedere ciò che è falso come falso. Questo lo può fare. Una volta che hai visto quello che è falso, tutto ciò che è falso come falso, ciò che resta è la verità. Ma il punto è che non la puoi vedere come vedi il falso. La mente può vedere soltanto il falso, non può vedere la realtà. Perché la realtà non la vedi, la sei. Ed è quello che resta quando tutto il falso è visto come falso. Però quello che mi preme sottolineare, questo può accadere, ma non è necessario. Perché nell'adesso questo tutto che è già qui appare anche come vedere il falso, appare anche come cercare, appare anche come seguire una prescrizione. Non è che seguire una prescrizione, fare le cose per raggiungere qualcosa che è già qui sia sbagliato. Anche quello è la perfetta espressione del gioco della realtà. È la realtà che gioca a nascondino con se stessa. Si nasconde e poi si trova. Quindi non c'è in realtà una preferenza, una regola. Non c'è da raggiungere niente, perché niente veramente accade rispetto a quello che siamo. E quindi nei nostri incontri, per esempio, può succedere questo smascheramento della futilità dell'io di raggiungere qualcosa. E allora magari può succedere che usando le parole, i concetti, che sono parole e concetti, ogni tanto la risonanza dell'essere, che non è un concetto, possa diventare più evidente per qualcuno. Ma non è che questo è l'unico modo, non c'è un modo, può succedere tranquillamente senza aver fatto niente di tutto questo. Sì, è disarmante, ma è così. Grazie, Mauro. Voleva fare una domanda, Tony. Eccomi, ciao Mauro, ciao a tutti. Ciao. Allora, prima hai detto che a volte l'io si sospende e si accorge, no, dell'acqua, ma se non si può far nulla per produrre questa cosa, allora perché a volte accade? Beh, mica accade solo ciò che viene prodotto. Cioè, pensare che una cosa accada perché è prodotta, sì, ovviamente vede delle catene, eccetera, ma quello che accade perché è l'universo intero che lo fa accadere, è un'onda di quell'oceano che è l'universo intero. E per quello che dico non accade mai niente, non perché non accadono le cose, ma dal punto di vista di ciò che è, non accade mai niente.
Ecco, tu puoi vedere qualcosa che accade come l'espressione di una catena di causa ed effetto che puoi ricostruire fino a un certo punto, ma che comincia col Big Bang, no? Oppure puoi vedere quello che accade come una espressione totalmente libera e spontanea della danza dell'energia che è l'essere. Non è che questo secondo modo è sempre un modo di vedere, non è quello che c'è, capito? Però è interessante che lo puoi vedere in tutti e due i modi. E d'altra parte il concetto di causa ed effetto, qui se voi andiamo a rivedere un po' certi nostri filosofi occidentali, a cominciare da Hume, che ha completamente messo una pietra tombale sul fatto che il concetto di causa ed effetto abbia una realtà inoppugnabile, è soltanto una questione di statistica. E poi tutto questo, persino i positivisti, se mi è capitato di leggere di recente alcune cose del positivismo che nasce, no, nella seconda fine 800, eccetera, persino i positivisti, alcuni di loro molto svegli, ritenevano che il concetto di causa-effetto sia una convenzione, nel senso, che cosa facciamo? Intanto implica il tempo, cioè c'è una causa che è diversa dall'effetto. La causa viene prima, l'effetto viene dopo. E quindi per dire che è diversa dall'effetto, noi ci dobbiamo mettere una bella linea divisoria, come si dice, un confine preciso dove finisce la causa e comincia l'effetto. Lo possiamo osservare tutto questo? Possiamo osservare che se la causa è il fuoco e l'effetto è il fumo, il momento esatto, il punto preciso dove smette di essere fuoco e comincia a essere fumo. Quindi in realtà per utilità nostra, perché è utile usare il concetto di causa ed effetto, per carità, perché ci permette di prevedere i comportamenti futuri e di sopravvivere, ma diciamo dal punto di vista della sua di come è fatto il concetto di causa-effetto, presuppone che la mente fotografi due cose diverse di quello che è un processo unico, no? Alan Watts lo diceva in maniera molto buffa, diceva: immaginati di stare davanti a una staccionata con queste, sapete, le tavolette della staccionata verticali. Ora, fra due di queste tavolette c'è una fessura verticale, stretta stretta, dove tu puoi intravedere quello che passa dietro, va bene? E dice, mentre io guardo da questa fessura, dietro passa un gatto e io vedo comparire prima la testa, poi a un certo punto la coda. Poi il gatto ripassa e vedo la testa e la coda. E ogni volta che passa il gatto vedo prima la testa e poi la coda. A questo punto parlo del fatto che la testa è la causa della coda, perché ogni volta che compare la testa poi c'è anche la coda. E questo dice dipende solo dai limiti della mia percezione, che è un'attenzione focalizzata e seriale, cioè la fessura, che non mi permette di vedere l'interezza. Se vedo l'interezza non ci sono cause ed effetti, c'è un processo, c'è un unico processo. Ma vedere la causa e l'effetto è più utile naturalmente per come dire, organizzarci nella realtà. Il problema non è questo, il problema è quando cominciamo a pensare che la realtà sia fatta veramente di questi pezzi staccati, che sono le cause e gli effetti. Perché se tu non li vedi, non li separi come fa la mente con questi pesci, con questi concetti, con la rete della mente, vedi l'acqua che è una, vedi un'unica grande non separazione. E vedere la non separazione porta a sentire che non sei separato da tutto, che sei tutto, e allora sei completo. E allora quel senso di mancanza che ci accompagna per tutto il tempo in cui non
non ce ne accorgiamo, a un certo punto svanisce come un miraggio. E smettiamo di cercare. Il punto è che a un certo punto possiamo accorgerci che abbiamo smesso di cercare. Non perché abbiamo trovato, perché non lo puoi trovare, come dicevamo, ciò che è, non lo puoi trovare perché è già qua, ma se smetti di cercarlo, eccolo, qua, adesso, solo adesso. No, fra un minuto, fra 2 giorni, fra 10 anni, adesso. Se non è evidente adesso, sarà evidente fra un po', perché tanto adesso non finisce mai, non è sezionabile in causa ed effetto. Grazie Mauro. Si è prenotato Alessandro. Ciao Mauro, ciao a tutti. Stasera mi è sembrato molto più chiaro l'esercizio, chiamiamolo così, insomma, che ci fai fare quando ci fai guardare senza porre l'attenzione sulle cose, no? Ma con uno sguardo nel vago, possiamo dire così, cioè senza soffermarsi. Perché, come dici tu, è possibile che noi vediamo un altro aspetto della realtà, o ci avviciniamo di più a quello che appare come realtà, no? È un apparire. Quindi questo mi sembra un ottimo esercizio per allenarsi. L'ultima volta avete parlato di Federico Faggin, che ultimamente sono andato a rispolverare perché ho comprato il suo libro, e mi ha colpito molto perché lui ritiene, proprio come i pensatori orientali, che la coscienza sia proprio un fatto, come dire, fondamentale della materia. Addirittura dice, per esempio, che l'atomo è uno stato della coscienza, no? Cioè l'atomo in sé, come il panpsichismo, dice che, non so, anche una lavatrice pensa, no? Lui dice no, è una fesseria, un atomo non pensa, ma è un campo di coscienza, quindi l'atomo di per sé quasi non esiste, ma esiste il campo della coscienza, no? E quindi mi sembra di collegare, di fare dei collegamenti in questo periodo alle cose che dici te, perché così in qualche modo, se noi andiamo a vedere l'atomo, vediamo un oggetto, vediamo un qualcosa, ma non vediamo, no, il campo. Il campo non si può vedere. Ecco, l'ultima cosa è un po' una provocazione, e quindi chiedevo un po' il tuo intervento, perché come dice Nisargadatta, fondamentalmente, dimmi se è vero, lui dice la prima cosa da fare è vedere il vero come vero e il falso come il falso. Tutto accade da sé, spontaneamente. Ecco, io mi sto chiedendo, siccome ho iniziato forse a vedere qualcosa, non dico vero come vero, ma almeno il falso come il falso, e di conseguenza anche alcune scelte nella mia vita, anche professionale, stanno seguendo questa cosa, no? E potranno avere delle ripercussioni serie, ok? Mi chiedo se a volte sto facendo la cosa giusta, oppure anche se riconosco il falso come il falso, non so, adesso non ho proprio, per sopravvivere, non so, in qualche modo si deve negoziare un po' e quindi magari a volte accettare anche il falso, e non so, non so spiegarmi bene, sono in un momento di grosse difficoltà, di scelte nella vita. E per cui questa strada che sto facendo, anche questi incontri con te, a volte mi mettono in serie difficoltà, no? Perché mi tocca scegliere, cioè cosa fare. E la considerazione, l'ultima, poi ti lascio dire, a volte mi viene da pensare a questi maestri che magari vedono la verità per com'è, ma a volte loro per primi sono dei falsari, nel senso che devono anche loro sopravvivere, quindi, come dire, in qualche modo si adattano, non so come dire. Quindi che cosa devo fare un po'?
Perché è vero che bisogna, diciamo, il pensiero non è poi di fare qualcosa, no? Perché il pensiero di fare qualcosa è... ma in questo momento questa visione, questa ricerca mi porta a una contraddizione forte dentro di me. Ecco, non so se è chiaro. Qual è la Chiedo a te di contraddizione? aiutarmi in questo. Come potresti esprimere questa contraddizione che tu senti? Tra che cosa, insomma? Come la potresti descrivere? Beh, posso dire che in questo momento io, proprio si è prima parlato di questa cosa dei vaccini, proprio per informazioni, per approfondimenti, eccetera, ho, diciamo, una certa consapevolezza e mi trovo a fare una scelta. Io non sono né contro né pro, ok? Usciamo da questo schematismo, a me non interessa. Ma vedo delle cose che sono false, sono palesemente false. E credo che oggi siamo in una condizione in cui anche cioè le nostre scelte debbano seguire comunque una coerenza in quello che noi sentiamo. Ok? La conseguenza potrebbe essere che, scusate se mi apro in questo modo, che come no, da legge mi possono sospendere. Ok? Quindi a volte mi chiedo se è giusto che sto seguendo questa strada, se a volte non devo un po' negoziare, quindi ingoiare la pillola, far finta di niente, ma entrerei in contraddizione con me stesso, con una mia coerenza interna e mi farebbe sentire ancora più male. Però sono in una contraddizione estrema perché è a rischio proprio, non dico la vita, però diciamo qualcosa come il lavoro, come lo stipendio, no? Quindi si arriva a un dunque in cui dire non faccio una scelta, non so, io non so, sono in un dilemma. Faccio finta di niente, rimango in questa cosa, oppure rimango coerente con me stesso. Ecco, forse non è da sciogliere questa cosa, non è come dicevi tu, si ha un problema davanti, no? Io ascoltandoti, seguendoti, so che devo stare nell'essere, cioè devo stare in questa mia verità, come poi dice anche Severino, no? Che mi colpisce sempre, dice nel corpo appare la verità, il corpo è l'apparire della verità. Cioè dentro di noi appare, no, la verità. Se noi riconosciamo questo, e io credo di averla riconosciuta, questo credo in realtà è un di più, perché sono sicuro, cioè intimamente sono sicuro, però questo mi porta in una condizione di contrasto, non interiore, interiormente sono libero, interiormente, ma al di fuori ovviamente questa cosa ha un suo peso, ecco. Spero di riuscire a non creare difficoltà, perché io porto quello che è la mia vita, insomma, no? Davanti ai maestri si porta la propria vita, non solo i ragionamenti. Ecco. No, grazie. Certo. Allora, l'essere, il tutto, l'assoluto, il sé, quello che sia, è l'unica cosa che non è contraddittoria. Shankara parla di questo concetto Bada, che vuol dire contraddizione, e dice noi viviamo diverse realtà, per esempio il sogno, oppure la veglia, eccetera. Ora, queste realtà possono essere apparenza. Apparenza non vuol dire che qualcosa che non esiste, non vuol dire irrealtà. Apparenza è qualcosa che non appare come veramente è la realtà. Il criterio attraverso cui si capisce che un certo modo di essere, di vivere, di percepire è apparenza e non è la realtà, è il Bada, cioè l'apparenza è quella realtà che prima o poi può essere contraddetta alla luce di un'altra. Per esempio, quando noi sogniamo, ci muoviamo nel sogno, non sappiamo in genere che stiamo sognando e prendiamo il sogno per una realtà vera. Quando ci svegliamo, alla luce di quest'altra percezione, noi relativizziamo la realtà del sogno, cioè
la realtà della veglia contraddice il fatto che la realtà del sogno è l'unica vera realtà. Ecco. Anche la realtà percettiva che noi viviamo nella veglia ha tutta una serie di cose che possono portare a vedere la contraddizione con come stanno le cose, diciamo così. La realtà, che è una sola, l'essere, eccetera, e che appare anche in forma di tutte le apparenze delle altre realtà, è quella che non si può contraddire. Quindi dal punto di vista dell'essere, tu non puoi vivere nessuna contraddizione. Poi, nell'ambito di questo aspetto che non riguarda i dettagli della vita di questo o di quello, possono emergere situazioni e contraddizioni. Ed è a quel livello che tu hai un problema nello scegliere. Allora, la scelta è sempre, quando noi ci troviamo di fronte a dover scegliere, di fronte a una scelta, è sempre, dice Krishnamurti, un segno di incomprensione. Cioè, quando tu vedi, vedere diventa agire. Non hai scelta. Faccio spesso l'esempio, se tu vivi prigioniero in una stanza con 2 porte, una di queste si apre su una stanza con dentro una tigre affamata, l'altra si apre sul mondo esterno e sulla libertà. È chiaro che la scelta è difficile perché tu non sai quale delle 2 porte ha dietro la tigre e quale delle 2 porte ha dietro la libertà. E allora stai lì, pensi, sbatti la testa, cerchi di guardare dal buco della serratura, che ne so, insomma, devi darti da fare, eccetera. Se quelle 2 porte fossero di vetro, diciamo di plexigas meglio per la tigre, hai scelta? No, vedi, apri la porta della libertà e te ne vai. Quindi ogni volta che noi ci troviamo di fronte a una situazione, e succede spesso, no? Di scelta, è perché non vediamo abbastanza. E spesso non vediamo abbastanza, e qui sto parlando non più dal punto di vista dell'essere, ma della nostra vita, e spesso non vediamo abbastanza perché ci affidiamo soltanto al nostro pensiero nell'affrontare. Questo è il classico caso che abbiamo un problema di fronte e lo cerchiamo di risolvere attraverso un pensiero. In genere, facendo questo, noi abbiamo 2 scelte, la scelta A e la scelta B. Facciamo un elenco di pro e di contro per ciascuna delle 2 scelte. Poi confrontiamo gli elenchi e in base a questo confronto stabiliamo che cosa fare. E spesso sbagliamo. Perché sbagliamo? Eppure sarebbe logico, no? Fare così. Sbagliamo perché quello che noi vediamo con la nostra parte cosciente è un'infinitesima parte della situazione generale. Cioè noi sappiamo troppe poche cose per poter scegliere veramente. Abbiamo troppe poche informazioni per poter veramente scegliere quello che dobbiamo fare. C'è però una buona notizia, che noi non siamo fatti soltanto di quella piccola parte cosciente che usa il pensiero e il linguaggio, noi abbiamo, chiamiamolo un inconscio, una saggezza inconscia. Questa saggezza inconscia non si difende come fa l'io, come fa la coscienza piccola, quella ristretta, no? Non si difende dall'inconscio con i meccanismi di difesa, perché sono quelli che poi impediscono a tante informazioni dolorose magari di emergere. Invece esiste un'intelligenza inconscia che processa le situazioni contemporaneamente, sincronicamente, perché noi invece con la nostra coscienza piccola pensiamo con le parole, quindi mettiamo una dopo l'altra in una linea,
mentre l'universo accade tutto insieme e il cervello funziona tutto insieme. Quindi anche il nostro inconscio, diciamo così, funziona tutto insieme, elabora le informazioni e sa come stanno le cose, solo che magari certe informazioni noi non le vogliamo sentire. Per esempio, che significa essere coerenti con se stessi? Forse il se stessi con cui vogliamo essere coerenti ce lo siamo costruito con tanta fatica che adesso ci è difficile immaginare che possa essere cambiato e così diventa una prigione, per esempio. E allora è doloroso vedere che potremmo essere coerenti con qualcosa che non corrisponde invece al nostro se stessi. O potremmo vedere che la coerenza è una camicia di forza che ci siamo immessi per non cambiare. Cioè, questo faccio un esempio, non so adesso la tua situazione com'è, però allora questa nostra intelligenza inconscia, tu hai prima menzionato il corpo, si manifesta in un'infinità di modi. Si manifesta anche, dice Freud, ne ha elencati tanti, i lapsus, gli atti mancati, i sogni, le fantasie a occhi aperti. Sono tutti modi in cui la nostra intelligenza inconscia cerca di fornirci informazioni più precise su quella situazione su cui noi in realtà scegliendo così potremmo essere fortunati o sfortunati perché non abbiamo in mano gli elementi sufficienti per poter scegliere. E allora dobbiamo andare un po' al buio. A volte seguire un sentire che non sia un sentire emotivo, che sia un sentire intuitivo, può aiutare, nel senso che non ci trasmette tutte le informazioni che l'inconscio ci può dare, ma ci dà la sintesi. Fai così. Però non c'è una regola. E l'importante, credo che poi quando uno ha scelto di prendere atto di quello che ha fatto, vedere come va e mettersi senza perdere tempo a dire accidenti, devo scegliere quell'altra cosa. Ho scelto questa, sta succedendo questo, andiamo avanti e vediamo come fare il meglio, no? I rimpianti sono sempre perdite di energia. Questo è dal punto di vista della nostra proprio dinamica psicologica, diciamo, e mentre la nostra coscienza assiste a tutto questo e non è toccata da nessun alto e da nessun basso, e se diventa un po' più evidente il sapore della libertà di questa coscienza, che indipendentemente dalle scelte sbagliate o giuste che tu fai, resta completamente libera e aperta, beh, è più facile che quelle scelte che devi fare non siano caricate da troppo coinvolgimento angoscioso, emotivo e così via. Insomma, si cerca di fare il meglio, poi siamo umani, possiamo pure sbagliare. Insomma, ha sbagliato tante volte persino un genio come Einstein, che vedo riprodotto dietro di te quando fece un'obiezione a Bohr sulla fisica quantistica dicendo che era una cosa assurda, e poi è stato dimostrato che invece era proprio così, e quindi figurati se non possiamo sbagliare noi, no? Assolutamente, faccio tesoro di queste riflessioni. Ascolta i sogni, vedi che succede. Scopri i sogni? Ascolta i sogni, ascolta se sei angustiato da questa cosa, lascia che questo processo dentro di te arrivi a maturazione. Nel frattempo è meglio non fare cose avventate, insomma. Assolutamente, assolutamente. Grazie di cuore. Grazie di esserci. Grazie a te. Ciao. Dico una cosa io anche. Dai.
che un ragionamento, cioè appunto dopo essere stata combattuta, capisco Alessandro, proprio sono stata malissimo per questa cosa del vaccino, però alla fine ha prevalso il fatto che era una cosa irrazionale di dire non è che posso opporre resistenza, forse è più vantaggioso alla fine allinearsi e cercare di fare, cioè di non fare tutta sta fatica a oppormi. E vabbè, mi sembrava una scelta più cinese, così, più di dire vabbè lo faccio, cerco di farlo al meglio e via, insomma. Comunque, adesso voleva fare una domanda a Italo. E comunque grazie, perché anche a me mi ha aiutato quello che hai detto adesso, Mauro. Guarda, una cosa soltanto, scusa, per una postilla. Pensate che io ho prenotato il vaccino a mio padre, per cui non sono contro nulla, davvero, è una cosa molto personale, quindi assolutamente grazie. Sì, ma anche io non è una cosa molto complessa, come tanti altri, credo. Va bene, e adesso c'è Italo che voleva fare una domanda. Sì, ciao Mauro. Ciao. Riprendendo un po' quello che diceva Alessandro, ciao Mauro, riprendendo quello che diceva Alessandro e rimanendo in tema di vaccino, naturalmente tutti noi, anche io, mi sono posto vari problemi, insomma, però devo dire che non li ho, diciamo, come dire, presi col fatto devo fare questo, non devo fare quest'altro e così via. Ho detto, in fondo questa è una cosa che, per esempio, può essere utile a tutti, cioè se io lo faccio e va male, supponiamo, può essere di esempio per qualcuno, no? Quindi in qualche modo, cioè il mio me stesso, diciamo, è stato più smorzato in questa situazione. Cioè non c'è un me stesso, capito, che dice no, non lo voglio fare perché così o perché cos'ha. Dico, in fondo, se io faccio questa cosa, diciamo, c'è una cosa più grande dentro la quale io sto e che quindi comunque serve a qualcun altro in ogni caso. Diciamo, e quindi questo riferito ai vaccini, insomma. E riferito al me stesso, c'è sempre quel discorso che in fondo quando noi vogliamo fare una cosa, ci mettiamo in gioco e così via, quel sapore di cui tu parlavi piano piano penetra, diciamo, è come se diciamo percolasse, no? Nelle profondità, per cui alla fine uno si sente un pochino più rilassato, diciamo così, nell'affrontare delle scelte che potrebbero essere complesse e difficili. Quindi anche l'abbandonarsi alla scelta, in un certo senso, è una cosa importante, no? Perché diciamo tu dici mi lascio andare alla scelta, in fondo cosa posso sapere di più di quello che so, insomma, con la mente, voglio dire, capito? Non posso sapere tutto, diciamo, e quindi mi abbandono alla scelta con fiducia. Dopodiché se cose vanno male, ok, è andata male, va bene. Ma insomma, l'abbandonarsi è anche una cosa importante, diciamo. Beh, Era solo osservazione. sì, no, abbandonarsi alla scelta sembra essere un po' l'anticamera di accorgersi che la scelta accade da sé in maniera impersonale. È l'anticamera di quello. E quel senso di abbandonarsi alla scelta dicendo va bene, vada come vada, è anche un modo di allentare quella identificazione forte che tutti gli esseri umani hanno fra l'idea di se stessi, cioè l'io e il corpo. Se ci pensate, stiamo parlando del vaccino, no? Cioè il 99% di tutte le nostre attività e di tutte le nostre preoccupazioni riguardano il corpo, no? Perché riguardano il corpo? Perché c'è una forte, in genere, identificazione fra me e il corpo. Ed è in questa fiducia di lasciarsi un po' abbandonarsi alle scelte che riguardano il corpo è anche l'anticamera del cominciare a vedere
l'allentamento di questa identità con il corpo, che altrimenti è il massimo dell'idea di essere un io separato, nel senso che il corpo non è separato dall'universo, è fatto di flussi, eccetera, però ha anche un suo confine preciso che lo divide rispetto agli altri esseri, eccetera. Quindi pensare che la propria identità sia il corpo è il massimo della propria limitazione, della propria autolimitazione, il massimo dell'incompletezza, eccetera. Quindi le preoccupazioni riguardo al corpo che abbiamo, perché ce l'abbiamo, è chiaro, no? E che sono un'espressione di questo. Poi chiaramente succedono e uno attraversa le varie esperienze che accadono attraverso questa identificazione, insomma. Per esempio, che ne so. Infatti una cosa che mi aveva anche fatto... Prego. Sì, una cosa che mi aveva fatto anche pensare era il fatto, no, a proposito sempre dei vaccini, il fatto di AstraZeneca, e quindi che appunto ti dicono che praticamente una percentuale bassissima, 1 su 1.000.000 o anche 1 su 500.000, quello che sia. Però anche vedere come c'è stata la risposta collettiva a questo, no, mi ha fatto pensare sul fatto che pur con un evento così raro, la paura di poter capitare noi stessi in quell'evento è condizionante fortemente, quindi vuol dire che tu percepisci te stesso come una cosa di una sacralità infinita, cioè che non può essere distrutta, e qualunque piccolo rischio, diciamo, di distruzione va evitato a tutti i costi, diciamo. Quindi la riflessione è su questo atteggiamento mentale, no? Diciamo, perché è più facile che ti succeda un incidente in macchina e così via. Chiaro. Adesso senza entrare in nessun merito nei vaccini, né in tutte le storie che ci può stare, però era la riflessione sulla risposta collettiva che c'è stata e quindi come io, tanti io separati, come si pensano e si vedono. Sì. Mauro, ci sei? Sì? Ah, scusami, che non ti vedevo più. Ah. C'è qualcun altro? Non ho nessuno prenotato. Posso io? Prego. Pietro. Allora, quando ero piccolo, i più grandi di me, quelli più anziani, mi dicevano quando è un problema dormici sopra. E adesso da adulto mi rendo conto che dormirci sopra realmente poi o sia la soluzione oppure ci si accorge che il problema non era vero. Beh, vuoi un commento su questo? No. Se ce l'hai. Beh, sai, quando noi andiamo a dormire, noi entriamo in una sfera diversa di percezione di realtà, quella del sogno e quella del sonno profondo senza sogni. In quella del sogno, perché il corpo naturalmente sta sdraiato, non si muove, quindi la percezione del corpo sparisce. Siamo in una stanza possibilmente silenziosa, eccetera, i sensi sono chiusi, sono raccolti, per cui sparisce anche il mondo che noi percepiamo normalmente fisico. Rimane attiva ancora la mente, la quale costruisce con i materiali della memoria prese dai sensi, dai pensieri, dalle immagini, un mondo onirico, e lì
già spesso l'intelligenza del nostro inconscio può darci delle indicazioni molto importanti, che le comprendiamo o meno, ma può darci un aiuto considerevole a affrontare i problemi della veglia. È come se i sogni in qualche modo rimettessero ordine rispetto al disordine della nostra vita. E tante volte è buffo perché hanno una funzione compensatoria, cioè a volte quando uno veramente nella vita si trova con tanti problemi, si sente uno schifo, pensa che tutta la sua vita sia un fallimento, eccetera, però invece magari sogna tutte cose positive, di essere importante, di avere una cosa, cioè, ecco, e invece a volte quando uno magari durante il giorno ha avuto un successo ed è contento, fa un incubo la notte. Ecco, e c'è una storia che si raccontava in India, no? Di un re che tutte le notti sognava di essere un mendicante e di un mendicante che tutte le notti sognava di essere un re. Allora, che senso ha tutto questo? Non è che il sogno che uno fa, per esempio un sogno brutto mentre nella vita le cose gli stanno andando bene, sia irreale, cioè indichi qualcosa di irreale, oppure un sogno in cui si mostrano le mie doti, eccetera, in un momento in cui mi sento del tutto un fallimento, sia irreale. No, è che quando noi siamo in balia degli eventi, tendiamo a vedere solo una metà delle cose che siamo. Se le cose ci vanno male, ci vediamo come dei perdenti e basta. Allora l'inconscio, l'intelligenza inconscia nel sogno ci fa vedere che guarda che tu sei altro da quello che credi quando pensi di essere un fallito. E nello stesso tempo, quando ci inorgogliamo troppo per una vittoria sfolgorante, ci dice sì, però guarda che devi ancora mettere a posto qua, qua e qua, dove le cose non vanno. Ecco. Poi c'è il sonno profondo senza sogni, dove invece resta solo una coscienza senza più contenuti e dove avviene una specie di tuffo in un mare di energia impersonale. Per un po' siamo liberi da quella costruzione di essere un io separato, di essere un'onda, e ci troviamo a essere oceano. E quando la mattina ci svegliamo e risorge io sono qui, io sono adesso, io sono Tizio, Caio, Sempronio, e ricompare il mondo, è come uscire e rinascere da questo oceano dove per un po' siamo stati liberi dall'identificazione dell'io. Quindi credo che dormirci sopra, come dici tu, sia qualcosa di molto vitale per le nostre, se no non si, quindi mi fa ridere chi dice che siccome noi passiamo un terzo della nostra vita dormendo la stiamo sprecando. La cosa più simile alla dimensione liberata è il sonno profondo senza sogni, ed è una benedizione che ognuno di noi ogni notte possa immergersi in quella dimensione senza io. Grazie. Allora è tarda. Ciao Mauro, Ciao sono... Alessandro. Ciao. No, non ti preoccupare, no, non è tarda, a voglia. Io sono presente senza problemi. Ma non so bene, visto la cosa durante la serata, mi è venuto in mente, ma
cosa sarebbe bene allora per l'io desiderare, ammesso e non concesso che possiamo indirizzare i nostri desideri, visto che cercare è, come dire, non va bene, non cercare è comunque sia una forma sottile di cercare, quindi in qualche modo è un'accettazione, quella l'unica via per l'io, oppure in qualche modo ci sarebbero delle cose che sarebbe bene desiderare. Mi rendo conto che la domanda è estremamente generica, però non so se comunque puoi commentare in qualche modo, ecco. Grazie. Quello che è bene per l'io è sparire. È sparire come qualcosa di separato e lasciare il posto al questo. Io sono questo. Io sono è un'espressione del questo. All'inizio pensiamo che il questo sia ciò che appare all'io sono, ma quando l'accento diventa questo, allora l'io sono scompare come, sai, quando uno ha mangiato troppo, sente il proprio stomaco come un organo separato dagli altri e lo sente molto bene fino a che non ha digerito. Quando hai digerito, lo stomaco regredisce in un senso generale del benessere, non lo dobbiamo più percepire come un organo separato, insomma. Così l'io, nel momento in cui lo percepiamo, è quando c'è una ferita che duole. L'io è il sintomo di una ferita. E quando questa ferita si rimargina, non c'è più bisogno di questa espressione, di questa parola, di questa immagine. E il desiderio, sai, dipende da quello che intendi, nel senso che, di nuovo, il desiderio è qualcosa che appare da sé, non ha bisogno di un io normalmente, se per desiderio si intende, che ne so, desiderio di andare in un posto riscaldato perché sto morendo di freddo. Cioè, quello chi è che desidera? Il corpo desidera. Il desiderio di conversare con persone stimolanti lo desidera la mente. Invece noi unifichiamo tutto questo e diciamo io desidero questo, io desidero quello. È più comodo perché usiamo una parola sola, ma in realtà le situazioni generano questi desideri. Il problema non è desiderare di stare meglio o di migliorare, è nella natura delle cose, degli esseri, desiderare di migliorare le proprie condizioni. Poi ci riesci, non ci riesci. Il punto è che se c'è invece questo desiderio di completezza e c'è soltanto se c'è un senso di incompletezza, cioè se c'è la falsa idea, se appare la percezione illusoria di essere un io limitato e separato e di essere solo quello, mi sentirò incompleto. Se mi sento incompleto, desidererò la completezza. Se succede questo, tutti i piccoli o grandi desideri della mia vita specifici, avere successo, riuscire a ottenere quella cosa, eccetera, si caricano di una fantasia di completezza. Quando riuscirò a esaudire quel desiderio lì, allora sì che sarò felice. Quante volte l'abbiamo detto? Quando riuscirò a comprare quella casa, allora sì sarò felice. Quando riuscirò a mettermi con quella persona che mi attira tantissimo, allora sarò felice. E poi non succede, cioè succede lì per lì.
appena lo ottieni, perché appena lo ottieni, per un po' finisce il desiderio e finisce quel senso di incompletezza. Perché è chiaro che desiderare vuol dire che manca qualcosa, se no come che desidero? Quindi io posso desiderare qualcosa perché non ce l'ho, perché mi manca. Quindi il desiderio è una forma di tensione interna, fisica e psichica, che esprime una mancanza. Poi, nel momento che ottengo quello che desidero, lì per lì, proprio perché mi mancava, il fatto di averlo fa sparire per un po' il desiderio e ho per un attimo o per un po' il sapore di quello che in India si chiama Ananda, cioè della felicità. Perché la felicità è quando dico non mi manca niente. Siccome prima mi mancava tanto quella cosa lì, ed mi ero fissato con quella cosa, era l'unica cosa che mi mancava, quando la ottengo, appena la ottengo, sparisce il desiderio e sento una completezza e dico sono felice, non mi manca niente. Il punto qual è? Il punto è che se i singoli desideri che ho e che sono perfettamente giustificabili rispetto alla mia situazione si caricano del fatto di voler ottenere la felicità, cioè la completezza, attraverso quella cosa che è finita non nel senso di terminata, di limitata. Ogni desiderio specifico di una casa, di stare con quella persona, di avere più soldi, di essere famosi, è limitata. E quindi non posso pretendere che quella esperienza limitata possa darmi la completezza dell'illimitato. La completezza dell'illimitato non mi viene dal raggiungimento di un desiderio, mi viene dal vedere che il senso di mancanza è illusorio, perché si basa sull'idea di essere separato dal tutto. E allora quando questo vedere, che non è di nessuno, non è mio, dell'io separato, ma è di ciò che dentro di noi già sa come stanno le cose, ed è questo ciò a cui io mi rivolgo anche quando si parla. L'io separato non ha niente da ottenere da questi incontri, capito? Cioè, proprio non ha niente da ottenere, non ci guadagna assolutamente niente. E la sua domanda, come faccio a essere felice, è continuamente frustrata perché non si danno prescrizioni, come dicevo prima. Si dice solo, guarda, sta qua. E allora, diciamo che nel vedere l'inconsistenza del nostro io separato, vediamo l'irrealtà del sentirci incompleti. E allora non abbiamo bisogno di raggiungere niente, perché, come dico spesso, la felicità non è altro che la fragranza, il profumo della completezza che è sempre qui. Capisco che per chi soffre possa essere una cosa oltraggiosa, ma in realtà siamo tutti già felici. Solo che spesso questa felicità è un silenzio coperto da un rumore assordante, e allora non ce ne rendiamo facilmente conto. Però possiamo percepire bene cioè non quando, perché a volte, però possiamo accorgerci se qualcosa dentro di noi sta ancora cercando o se non cerchiamo più. Se cerchiamo, il cercatore è un chiaro segno che ancora siamo convinti di essere un io separato, e non è male, non deve finire, può continuare. Cioè ripeto, l'io separato, se sparisce, diventa più evidente la risonanza di ciò che è, ma per quella vita, diciamo, per quella storia personale, se sparisce l'idea di essere un io separato, si fa più evidente la risonanza dell'essere, ma non è che questo sia meglio o peggio
di continuare tutta la vita così. Certamente il gioco dell'io separato implica sempre sentirsi incompleti e cercare. Poi certe volte o ci accorgiamo che l'io separato non è separato e allora finisce la ricerca, oppure altre volte finisce la ricerca senza che ci accorgiamo di niente, finisce e basta, e ci ritroviamo in pace con gli alti e bassi della vita, con naturalmente, quindi quei piccoli desideri di essere in salute invece che malati, di ottenere più soldi per avere una vita più agiata, quei piccoli desideri continuano, ma non hanno più questa carica di insoddisfazione che nasce dalla ricerca, dal cercare. Ecco. Grazie. Mi posso inserire? Prego, prego, vai. Ciao Mauro. Vorrei un tuo commento su un'affermazione di Nisargadatta Maharaj. Io ho riletto il libro per la terza o quarta volta, Il nulla è tutto, e mi ha colpito molto una frase di Nisargadatta Maharaj, in cui dice: io conosco il segreto della transizione dallo stato senza afflizioni a quello senza affanni. C'era stato un momento in cui esistevo, ma era come se non esistessi e non c'era alcuna lotta per la sopravvivenza. A partire da quello stato è parso lo stato attuale, che è vincolato al tempo e necessita di sostentamento. C'è questo passaggio dallo stato non cognitivo all'attuale stato cognitivo in se stesso è un miracolo. Cioè, mi ha colpito questo passaggio da questo stato assoluto allo stato attuale, di cui lui ha preso, sembra, coscienza, e lo descrive come un segreto. Vorrei un tuo commento su questo, perché mi ha colpito molto. Credo che sia uno, per quello che posso capire, io non sono Nisargadatta, quindi non so quello che volesse dire, però per come mi sembra di intenderlo, è la nascita dell'io sono rispetto alla non dualità assoluta del quello che lui chiama il Parabrahmana, no? L'assoluto. È un miracolo perché intanto è un atto non causato. È un atto non causato, è un atto spontaneo. Poteva pure non succedere, invece è successo. Ed è un miracolo perché apre la luce su tutto il mondo della manifestazione. Quindi, cioè, senza l'io sono, niente si può manifestare. Se prima di tutto tu non ci sei, non esisti e non sei cosciente, perché poi l'io sono è anche coscienza, no? Se tu prima di tutto non ci sei e non esisti, non appare niente. Infatti quando vai a dormire la notte e entri nello stato di sonno profondo senza sogni, sparisce tutto, perché tu non ci sei più. Cioè tu ci sei ovviamente, ma la tua coscienza non è più rivolta a osservare i contenuti. E tu quindi non ci sei, nel senso l'io sono è da un lato il senso di esserci. Ora, cioè, noi non solo esistiamo, ma in qualche modo lo sentiamo che esistiamo. Cioè lo sappiamo che ci siamo. Se non fosse evidente che noi ci siamo, che è la cosa più evidente, se io ti chiedo tu ci sei, tu mi dici sì che ci sono, non lo posso mettere in dubbio. E la primaria evidenza è che io ci sono, perché poi tutto il mondo c'è perché appare a me, perché se non ci sono io non appare niente. Quindi
Quindi il fatto che sia evidente che noi ci siamo dimostra non solo che noi esistiamo, ma che sappiamo, siamo coscienti. Quindi questo esserci ed essere coscienti, nella sua forma più condensata, è solo sapere di esserci. Questa è come dire la base su cui poi la coscienza percepisce tutto il resto della manifestazione. Ora, è chiaro che tutto questo discorso, per esempio, quando un bambino nasce, ancora l'io sono non è così evidente, è solo in nuce. Diventa più evidente più avanti, quando si comincia a usare di più la parola io, intanto. Ma un bambino piccolo non sa di essere, è e basta. Poi piano piano si forma di più, questo seme diventa io sono. E l'io sono che cos'è? È quello che dicevo prima, per usare sempre una metafora di Nisargadatta, è il riflesso della luce del sole, che è l'assoluto, su ogni singola goccia di rugiada che è un corpo-mente. Un corpo-mente sembra abitato da un puntino di luce, che è la nostra coscienza individuale, noi pensiamo che sia, ma in realtà quel puntino di luce che crediamo sia nella goccia di rugiada, per apparire è necessario che ci sia una goccia di rugiada, quel riflesso se no non appare, ma non è sufficiente che ci sia la goccia di rugiada. La cosa più importante è che ci sia il sole, la luce del sole, che è una sola, e che all'improvviso appare come una miriade di puntini di luce. Quindi l'io sono, che è il puntino di luce che nasce, si manifesta solo se c'è un corpo-mente, se no non so di esserci. Ma nello stesso tempo non è fatto di corpo-mente, è il riflesso sul corpo-mente di quella luce che è l'assoluto. E allora diciamo che ovviamente tutto questo è un discorso che non è esattamente così, nel senso che abbiamo bisogno, per esempio, con le parole, di introdurre l'elemento tempo, cioè dire che a un certo punto questo, non mi ricordo come l'ha chiamato, insomma, questo assoluto, come l'aveva definito? Stato non cognitivo. Ecco, questo stato di non cognitivo all'improvviso viene fuori l'io sono. E lui è cosciente del passaggio. Ecco, e questo passaggio avviene nel tempo, cioè appare come un passaggio nel tempo, ma in realtà è senza tempo, perché ovviamente l'assoluto non cognitivo di cui parla lui non è nel tempo, il tempo appare all'interno, nella manifestazione, e appare dopo l'io sono, non prima. Quindi l'io sono produce il tempo. Quindi come fa ad apparire? Perché il concetto di apparire indica un prima e un dopo, ma il prima e il dopo implicano già il tempo, mentre invece quel puntino che appare come coscienza all'inizio è lui che poi genera la percezione dello spazio e del tempo. E allora come si fa a dire? Questa è la stessa cosa che dicevano agli scienziati con la teoria del Big Bang, no? Dicevano, vabbè, ma prima del Big Bang che cosa c'era? E quelli rispondevano, no, il Big Bang crea il tempo, oltre che lo spazio, quindi non ha senso chiedersi che cosa c'era prima. E vabbè, infatti l'hanno abbandonata sta spiegazione, cioè cominciano a dire prima del Big Bang ci stavano le fluttuazioni del vuoto quantissimo, perché e questi purtroppo quando si parla di queste cose il linguaggio non funziona. Allora, una volta che poi io ci sono e sono cosciente e si manifesta tutto questo spettacolo e io mi identifico non più con la coscienza dove appare tutto, ma con un corpo e una mente, cioè con quel puntino di luce che sta in una goccia di rugiada particolare, e da lì vedo il resto dell'universo, e a quel punto posso ritornare indietro
dice Nisargadatta, nel senso di passare dal percepire gli oggetti, un po' come dicevamo prima, dal vedere le cose attraverso la finestra, al vedere il vetro, cioè a fare un passo indietro fino a recedere alla pura e semplice sensazione di esserci. Questo è l'ultimo punto, cioè diventa un puntino, diventa un punto quasi senza spazio né tempo, una singolarità, perché è da lì che poi si dispiega la percezione di tutto il mondo. E quindi nel momento in cui tu vai a dormire nel sonno profondo senza sogni, si riassorbe tutto in quel puntino dove persino sapere di esserci svanisce. Capito? Ecco, da lì non puoi fare più niente, dice Nisargadatta, cioè la mente può riuscire ad arrivare fino a lì, ma poi deve stare lì perché non può fare più niente. Quello che può succedere però è che a un certo punto, stando nell'io sono, che diciamo è il punto di partenza di tutta la manifestazione, all'improvviso caschi in caduta libera nel non conosciuto, nell'inconoscibile. E ti accorgi che questo inconoscibile non sta dietro, non sta al di là della manifestazione, sta al di qua e sta ovunque. La manifestazione appare all'interno di questo inconoscibile, come le stelle appaiono all'interno dello spazio, no? E quindi quello che io aggiungo è che può succedere tranquillamente senza stare con l'io sono, questo collasso dell'io sono, e succede comunque quando si muore. Grazie, grazie Mauro. Come diceva quello lì, dice, l'avrei già sentita questa battuta che mi ha sempre divertito molto, dice, ma se uno poi alla fine della vita, quando muore, l'io separato sparisce, allora perché uno si dà tanto da fare per raggiungere la liberazione che consiste nella sparizione dell'io separato durante la vita? E la risposta è perché è più chic. Sì, sì. È molto carino. Sì, sì. Grazie, grazie di nuovo. Ciao, a presto. Ciao. Allora, buona serata a tutti, buon weekend, tra un po' ci sarà, e state in pace, come si dice.